Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cardioral Ipsa Farmaceutici Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Cardioral? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cardioral durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Cardioral? Cardioral è un farmaco a base del principio attivo acido acetilsalicilico, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS, nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Ipsa Farmaceutici Italia SRL. Cardioral può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Cardioral 75 mg 30 capsule molli. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Ipsa Farmaceutici Italia SRL. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe C. Principio attivo acido acetilsalicilico, gruppo terapeutico, antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS, forma farmaceutica. Capsula molle. Indicazioni: prevenzione secondaria dell'infarto miocardico, prevenzione del rischio cardiovascolare in pazienti affetti da angina pectoris stabile, storia di angina pectoris instabile, non durante la fase acuta, prevenzione di riocclusione dei bypass aortocoronarici, CABG, angioplastica coronarica, eccetto durante la fase acuta, prevenzione secondaria di attacchi ischemici transitori, TIA, e accidenti cerebrovascolari ischemici, CVA, previa esclusione di possibili emorragie intracerebrali. Cardioral non è raccomandato in situazioni di emergenza. Il suo utilizzo è limitato alla prevenzione secondaria, con trattamento cronico. Cardioral è indicato negli adulti e nei bambini al di sopra dei 12 anni. Posologia: Cardioral non deve essere assunto senza un parere medico sull'appropriatezza del trattamento. Il trattamento deve essere a lungo termine e sotto controllo medico. Posologia: adulti, la dose abituale è di 75 mg al giorno. Anziani, la dose abituale per gli adulti è raccomandata in assenza di grave insufficienza renale o epatica, vedere paragrafi 4, 3 controindicazioni e 4 avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Bambini: non si consiglia l'uso di Cardioral nei bambini al di sotto di 12 anni, vedere paragrafo 4 avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Modo di somministrazione: deglutire la capsula con acqua. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ai composti dell'acido salicilico o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, o ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. Reattività crociata. Pazienti con mastocitosi preesistente, in cui l'uso dell'acido acetilsalicilico può indurre gravi reazioni di ipersensibilità, inclusi shock circolatorio con vampate di calore, ipotensione, tachicardia e vomito. Storia di asma indotta dalla somministrazione di acetilsalicilati o sostanze con attività simile, in particolare farmaci antinfiammatori non steroidei. Pazienti affetti da disturbi gastrici o che abbiano sofferto di dolore allo stomaco in seguito all'assunzione di aspirina. Insufficienza cardiaca grave non controllata. Ulcera peptica attiva e o sanguinamento gastrointestinale, rischio emorragico o altri tipi di sanguinamento come emorragie cerebrovascolari. Insufficienza epatica grave. Grave insufficienza renale. Pazienti con diatesi emorragica o disturbi della coagulazione, come emofilia e ipotrombinemia. Dosi 100 mg al giorno durante il terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Fertilità, gravidanza e allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: Cardioral non va utilizzato come antinfiammatorio analgesico antipiretico. Uso raccomandato negli adulti e nei bambini al di sopra dei 12 anni. Cardioral va usato con cautela e monitorato nei seguenti casi. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Diverse sostanze sono coinvolte nelle interazioni a causa delle loro proprietà di inibire l'aggregazione piastrinica. Abciximab, acido acetilsalicilico, clopidogrel, epoprostinolo, eptifibatide, iloprost, trometamolo, ticlopidina e tirofiban. L'uso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cardioral insieme ad altri farmaci come Abidol, Actalide, Actisino, Algimesil, Algofen, Algolider, Algopirina febbre e dolore, Algopirintol, Antalfebal, Antalgil, Aulin, compressa, granulato, Aulin, gel, Benatia, Brufecod, Brufen, compressa rilascio modificato, Brufen, compressa rivestita, compresse rivestite, granulato effervescente, Brufenic, Buscofenact, Buscofen, capsula molle, Buscofen, granulato, Buscofen Pocket, Cibalgina 2 Fast, Clexane T, soluzione, uso interno, Coumadin, dicloreomonidie, Difemetre, Dolibloc, Domes, Efridol, Eiren, Enoxaparina Rovi, Erreflog, Fevralt, Fluibrum febbre e dolore, Fluifort febbre e dolore, Fraxobi, Gemaxan, Ibumal, Ibuprofene Alter, Ibuprofene Aristo, compresse rivestite, Ibuprofene Aurobindo Italia, Ibuprofene Aurobindo Pharma Italia, Ibuprofene B. Melsungen, soluzione, uso interno, Ibuprofene Doc, compressa rivestita, Ibuprofene Doc generici, Ibuprofene Dottor Redis, Ibuprofene G, Ibuprofene Eurogenerici, Ibuprofene FG, Ibuprofene Pensa Pharma, Ibuprofene Pharmeg, Ibuprofene Sandoz, Ibuprofene Teva, Ibuprofene Zentiva, Ibuprofene Zentiva Italia, compressa rivestita, Ibuprofene Aristo Pharma, il modello antinfiammatorio e antireumatico, Indocollirio, Indom, Indoxen, Inixa, soluzione, Innoep, soluzione, uso interno, Innoep, soluzione, Isodol, Kendo, laser, Lasonil antinfiammatorio e antireumatico, compressa a rilascio modificato, Lasonil antinfiammatorio e antireumatico, compressa rivestita, compresse rivestite, Ledoren, Levifen, Liumitacen, Mumendol, capsula molle, Mumendol, compressa rivestita, Mumendol, gel, Mumenflogo, Mumentact, capsula molle, Mumentact, compressa rivestita, Mumentact, sospensione, Moment, capsula molle, Moment, compressa rivestita, Momentfene, Moment, granulato, Moment Kid, Moment, sospensione, Moment Xsin, Naproxen Angelini, Naproxen EG, Naprosin, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta, Naprosin, gel, Naproxen Egypt, compressa, Naproxen Egypt, gel, Naproxene sodico DOC generici, Naproxene sodico HCS, Neoborocillina infiammazione e dolore, Nimesulene, Nimesulide Almus, Nimesulide Alter, Nimesulide Big, Nimesulide DOC generici, Nimesulide G, Nimesulide Egypt, Nimesulide Milan Generics, Nimesulide Pensa, Nimesulide Ratiofarm, Nimesulide Sandoz, Nurofen Caps, Nurofen febbre e dolore, sospensione, Nurofen influenza e raffreddore, Nurofen Kid febbre e dolore, Nurofen TN, compressa or dispersibile, Nuroflex dolori muscolari e articolari, Paidofen, Pavic, Pedea, Riflonet, Rovinadil, Seledie, Seleparina, Symptom, Solidamur, Surgamil, Simflex, Tachifene, Vegetallumina dolore e febbre, Vix Flu Action, Vimovo, Zerino Active, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cardioral durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cardioral durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza a basse dosi, di 100 mg al giorno. Gli studi clinici indicano che l'acido acetilsalicilico a dosi inferiori a 100 mg/die sembra essere sicuro in limitati casi ostetrici. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cardioral non influenza la capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse sono state classificate secondo la classificazione organo-sistemica. Le frequenze non possono essere stimate in modo attendibile sulla base dei dati disponibili.
Pertanto le frequenze sono elencate come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il rischio di sovradosaggio è importante nei soggetti anziani e in particolare nei bambini piccoli, sovradosaggio terapeutico o, più frequentemente, intossicazione accidentale, dove può essere fatale. Con il sovradosaggio acuto e cronico di acido acetilsalicilico può presentarsi edema polmonare non cardiogeno, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Sintomi. Intossicazione moderata. Sintomi quali ronzii, sensazione di ridotta capacità uditiva, cefalea, vertigini sono indizi di sovradosaggio e possono essere controllati riducendo la posologia. Intossicazione grave. I sintomi includono febbre, iperventilazione, chetosi, alcalosi respiratoria, acidosi metabolica, coma, collasso cardiovascolare, insufficienza respiratoria, grave ipoglicemia. Nei bambini, un sovradosaggio può essere fatale già a partire da un dosaggio di 100 mg/kg in una singola assunzione. Trattamento d'emergenza. Trasferimento immediato in un'unità ospedaliera specializzata, lavanda gastrica e somministrazione di carbone attivo, controllo dell'equilibrio acido-basico, alcalinizzazione delle urine con monitoraggio del pH delle urine, emodialisi in caso di grave avvelenamento, trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Antitrombotico / antiaggregante piastrinico, esclusa l'eparina, codice ATC B01H06. L'aspirina inibisce l'attivazione delle piastrine. Bloccando la ciclossigenasi piastrinica mediante acetilazione, essa inibisce la sintesi del trombossano di tipo 2, 1. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La concentrazione plasmatica massima, Cmax, si raggiunge dopo circa 40 minuti, Tmax. Il sito principale di assorbimento è l'intestino tenue. Una percentuale significativa del medicinale è però già idrolizzata. Dati preclinici di sicurezza. Negli studi sui ratti sono stati osservati fetotossicità ed effetti teratogeni dell'acido acetilsalicilico in dosi maternotossiche. La pertinenza clinica non è nota in quanto le dosi utilizzate negli studi non clinici. Elenco degli eccipienti. Eccipienti di riempimento. Acidi omega 3, trigliceridi, amido, acido citrico, cera gialla, e 901, olio di noce di cocco idrogenato, olio di palma, eccipienti involucro. Gelatina, e 441, sorbitolo liquido parzialmente. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.